Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di sconto Tari, la tassa sull'immondizia. Sconto Tari e bonus sociale per i cittadini che hanno un ISEE molto basso. Questa grande novità infatti è stata inserita in uno degli emendamenti al decreto fiscale del 2020. Si cerca di ridurre il gravoso costo dell'immondizia che pesa sulle spalle di tutti i cittadini, soprattutto per la gente che non ha dei grandi redditi. Infatti, per tutti coloro che hanno un ISEE molto basso, si spera che la nuova legge possa portare questo nuovo bonus per tutte le famiglie. Questo emendamento, che è stato presentato da Forza Italia, ha già trovato molti consensi e soprattutto ha trovato d'accordo anche il governo e tutta la maggioranza. Infatti, come molti sapranno, si sta avvicinando sempre di più la scadenza dell'ultima rata della Tari, la tassa sui rifiuti, e il governo sta cercando di alleggerire la spesa rendendola meno pesante per le tasche dei cittadini. Questo emendamento sta cercando di fare una cosa già vista in passato, e cioè ha praticamente preso l'idea dagli sconti che si possono avere con la luce e il gas. Una cosa forse non sai, ma c'è anche la possibilità di avere uno sconto anche sulle bollette del telefono fisso. L'unico requisito che bisogna avere è quello di avere ovviamente un ISEE basso che sta sotto una determinata soglia di reddito. Così ovviamente si riuscirà ad avere uno sconto su quanto si dovrà pagare. Novità del decreto legge fiscale del 2020. Il 2020 a quanto pare sarà un anno di grossi sconti per molte famiglie. Proprio su questo argomento vorrei ricordarti che ho già fatto altri video, li puoi trovare qui sul mio canale di YouTube, dove ti parlo appunto di bonus e sconti che si potranno avere già dal prossimo anno. Ma non finisce qui, perché ci saranno altri video che sono già stati programmati per le prossime uscite e li troverai sempre qui sul mio canale di YouTube. Come dicevo prima, appunto, il 2020 sarà un anno di grossi sconti e bonus per molte famiglie. Fino ad oggi i comuni si erano concentrati sulle sanzioni da fare ai cittadini per il mancato pagamento della Tari, ma con questa novità il nostro governo porterà una grossa novità per le tasche dei cittadini. La proposta della riduzione, o per meglio dire del bonus della Tari, è arrivata dal deputato Roberto Pella di Forza Italia, che ha chiesto di inserire nel decreto fiscale questo bonus sociale per le famiglie di basso reddito. A questo punto non rimane che aspettare, perché l'ultima parola l'avrà la Commissione Finanze della Camera, che dovrà poi approvare oppure no il nuovo emendamento. Se l'emendamento dovesse essere approvato, sarà poi l'ARERA a definire tutte le nuove regole per poter beneficiare del bonus Tari. E poi, sempre l'ARERA dovrà fissare i parametri per il bonus. Bisogna però che ti ricordo solo una cosa, e cioè che allo stato attuale lo sconto della Tari sarà riferito solo ed esclusivamente alle utenze domestiche, quindi per capirci saranno escluse le aziende con la partita IVA. Allo stato attuale l'unico sconto più interessante riguarda proprio quello della luce, della corrente elettrica, che viene dato alle famiglie con bassi redditi, e cioè che l'ISEE non deve superare gli 8.100 euro all'anno. Però l'ISEE, per avere lo sconto sulla luce, può salire fino a 20.000 euro all'anno solo nel caso in cui ci sia una famiglia con più di 3 figli a carico. Per adesso non sappiamo ancora se i parametri per avere il bonus sulla Tari saranno gli stessi di quelli della luce, però diciamo che in linea generale le regole sono sempre molto simili, quindi è facile che saranno simili anche nel caso del bonus della Tari. Grosse novità. L'idea di avere uno sconto sulla Tari
sarà una bella novità, ma il grosso della novità lo porterà proprio il metodo di calcolo della tassa. Infatti, secondo l'ARERA, l'idea è quella di creare una maggiore trasparenza verso i cittadini con la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e in più vorrebbe dare una maggiore efficienza. Staremo veramente a vedere se sarà così alla fine. Tutti noi cittadini infatti vediamo la tassa dei rifiuti non molto bene, in una cattiva ottica. Infatti la Tari, vista l'introduzione della raccolta differenziata, doveva diminuire perché, come ci avevano detto all'epoca, siccome saremmo stati poi noi cittadini italiani a differenziare l'immondizia, la tassa doveva essere ridotta. Ma a quanto pare questo non è successo, perché negli ultimi anni abbiamo visto aumentare questa tassa a dismisura fino a raggiungere delle cifre veramente folli. Infatti si parla di cifre che arrivano e superano addirittura anche i 300 euro all'anno per famiglia, considerando che molte persone vivono in città dove lo smaltimento dei rifiuti è gestito, diciamo, un po' maluccio. L'obiettivo finale quindi è quello di creare un nuovo sistema con un buon rapporto qualità-prezzo, andando però ad agevolare le famiglie con bassi redditi. Quali rischi ci saranno? C'è solo un rischio e ad annunciarlo è stata l'ANCI della Lombardia, e cioè che dato che ci sarà la riduzione della Tari per alcune famiglie, molto probabilmente il comune, per sopperire alla mancanza di fondi, aumenterà la tassa a tutti gli altri. Fammi sapere anche tu qui sotto nei commenti se probabilmente, secondo te, la Tari aumenterà di nuovo. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto, ciao!